Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine, anche ascendente Vergine, Luna o Venere in Vergine. Andiamo a fare una lettura bellissima sul quale parte di te è pronta a nascere. Quindi andiamo a vedere l'identità che vuole morire, dove si vuole sviluppare questa parte che vuole nascere, dentro quali aspetti della tua vita, qual è il passo concreto da fare. È una lettura sempre valida dal momento in cui lo guardi. Quindi, ragazzi e miei ragazzi, prepariamoci al nostro viaggio. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia la gioia della co-creazione, bellezza, amore e vitalità. Quale parte di te è pronta a nascere? Vergine. Prima carta, quale vecchia identità sei chiamato a lasciare andare? Cioè l'immagine di te che ormai ha concluso il suo compito. Il giudizio. Sapete quanto amo questa carta? È proprio la chiamata dell'anima. Devi smettere di rimandare qualche cosa. Allora, questa settimana sei chiamata o chiamato a lasciare andare l'identità di colei o colui che sta continuamente in attesa di una chiamata. La chiamata in tutti i termini. Colei o colui che sta continuamente in attesa di qualche cosa, senza riconoscere che la chiamata è già arrivata. Cioè, devi lasciare andare l'idea del momento perfetto. Ecco. L'identità che deve arrivare ancora un momento perfetto per fare quello, per fare quell'altro, l'attesa dell'ultimo segno, dell'ultima conferma, dell'ultima comprensione, come se la vita dovesse ancora dirti chi sei, cosa devi fare, ma il giudizio oggi ti dice non devi più aspettare di essere chiamata o chiamato, sei stato già chiamato. Magari da tempo senti che qualche cosa dentro di te vuole nascere, magari una nuova versione di te, un nuovo modo di lavorare, un nuovo modo di amare, un nuovo modo di vivere, eppure è come se stessi continuando a rimandare perché credi che ti manchi qualche cosa. Cioè devi lasciare andare questa identità, di quella di chi vive sempre no, cioè la rinascita non avviene quando arriva una nuova chiamata, avviene quando smetti di identificarti con la persona che aspetta di sentirsi pronta. È proprio questa l'identità. Come se stessi rimandando, sei chiamata o chiamato ad attraversare quello che la tua anima ti sta indicando da molto tempo e che forse stai continuando a rimandare perché senti di non essere ancora abbastanza pronta. Vediamo perché continui ad aggrapparti a questa versione di te. Così. Ah, il 5 di spade per il controllo, perché vuoi avere il controllo. Hai paura del nuovo, no? Allora, i 5 di spade sono aspetti tuoi interni. Allora c'è una parte di te che dice vai e l'altra dice no, aspetta, in caso sbaglio. Cioè questa è la voce che continua a trattenerti, non perché non senti la chiamata, ma perché allora ti fidi di più del giudizio, della critica e dell'analisi di quella voce dentro di te che dice aspetta, piuttosto che dell'intuizione. Ti fidi più del controllo più che del cuore. Credo che tu stai ancora cercando, cioè stai combattendo contro i tuoi errori, contro quelli che definisci errori, contro il tuo passato, contro quello che avresti voluto fare diversamente. Ma l'anima tua non è interessata a stabilire chi aveva ragione, chi torto, cioè vuole sapere una sola cosa: sei disposto a smettere di combatterti? Cioè questa è l'io, l'ego che vuole sempre l'ultima parola, il controllo che vuole sempre l'ultima parola. La chiamata dell'anima mica viene soffocata dagli ostacoli esterni, ma dal ruminare continuo della mente, il dialogo interiore che non si ferma mai.
Nello yoga sciamanico diciamo questo, allora questa è la battaglia del guerriero contro il proprio riflesso, il tuo riflesso è uno specchio, cioè finché credi che il nemico sia, ehm, cioè il nemico è solo la tua mente, solo la tua mente. Cioè, il punto è questo, che la tua anima non ti sta chiamando a vincere contro te stesso, ma a fare pace con te stesso, è già tempo, ok? Qual è la qualità della tua anima che desidera finalmente emergere? Questa andiamo a vedere una forza che già è presente dentro di te, che aspetta di essere riconosciuta e vissuta. La morte è già finita sta roba qua, capisci? Cioè è proprio necessaria una ferma risoluzione, io prendo ferma risoluzione di abbandonare di abbandonare l'idea di non essere abbastanza. È proprio questo il senso. La qualità che la tua anima desidera finalmente emergere è il coraggio della trasformazione. Cioè tu sei un segno che ama organizzare, migliorare, preparare il terreno, no? Controllare, ma la morte ti dice una cosa che sembra scomoda, ma è liberatoria, cioè ci sono momenti in cui la vita non ti chiede di fare meglio quello che già c'è, ti chiede di avere il coraggio di finirlo. Questa carta parla di una qualità molto rara, che è la capacità di riconoscere quando un ciclo ha finito la sua funzione, o quando una relazione ha finito la sua funzione, o quando un ruolo ha finito la sua funzione, o quando un modo di lavorare ha finito la sua funzione, o un'abitudine, anche un'immagine di te stessa ha ormai finito la sua funzione, perché tu spesso rischi di investire moltissima energia nel tentativo di aggiustare, di controllare, di analizzare quello che in realtà vuole soltanto essere lasciato andare. La morte ti dice, non tutto deve essere salvato, alcune cose devono essere offerte, onorate e poi salutate. Cioè, la morte è l'archetipo un po' dell'alchimista dal punto di vista della psicologia immaginale, cioè colui che non teme la dissoluzione, perché sa che ogni trasformazione autentica richiede una fase in cui la vecchia forma si scioglie, sai l'alchimista, no? Trasformazione del piombo in oro, che deve avvenire prima la dissoluzione. Cioè devi lasciar morire quello che non può più attraversare la vita insieme a te. Quindi la qualità che la tua anima desidera far emergere, che è già presente dentro di te, deve essere riconosciuta con le carte, adesso noi la stiamo riconoscendo, è la fiducia nel cambiamento. Quindi ti sta facendo spazio per la persona che sei destinata o destinato a diventare. Ok. E vediamo in quale ambito della tua vita questa trasformazione vuole manifestarsi per prima. In quale ambito della tua vita questa trasformazione vuole manifestarsi per prima? E infatti, perché la vita ti stanno già chiamando con i tromboni. Qua c'è il 4 di coppe. Nel tuo modo di guardare la vita. Cioè, il 4 di coppe non parla di un settore specifico, mi spiego, come il lavoro, come l'amore, anche se sono le coppe, perché parla del tuo modo di guardare quello che hai davanti. Cioè, questa è la carta di chi è preso dai propri pensieri, no? E continua a guardare qua le 3 coppe che conosce già, ma la quarta coppa gli viene offerta, però non la vede. Ed è incredibile che esce dopo la morte, perché la morte ti aveva chiesto di lasciare andare il vecchio. Il 4 di coppe dimostra perché è così difficile, cioè perché continui a osservare il mondo con gli occhi della persona che eri prima. Io credo che la vita ti stia offrendo un'opportunità, o lo farà nei prossimi giorni, come nuove relazioni, o nuove idee, o nuove possibilità. Però una parte di te continua a confrontarsi con il passato, continua a chiedersi, ma sarà davvero quella giusta questa opportunità? E se ci fosse qualcosa di meglio? Ma forse non è ancora arrivato il momento. È così che sto dono qua rimane sospeso davanti a te, non perché non esista, ma perché il tuo sguardo è rivolto verso quello che già conosci. È un po' la coscienza che si è abituata alla propria storia, invece l'anima ti offre immagini nuove, entusiasmanti, però per vederle devi cambiare sguardo, e questo credo vi stia aiutando tantissimo la pratica delle porte che state facendo, no?
io lo so perché migliaia di voi mi scrivete ogni giorno, quindi lo so. Quindi la chiamata dell'anima non è qualche cosa che deve arrivare. Io credo che sia arrivata centinaia di volte, però eri così impegnato a cercare il segno perfetto da non riconoscere quello che la vita ti stava mettendo davanti. Mi sta venendo in mente una barzelletta, che poi non era una barzelletta, sapete quella della persona che naufraga in mare, mo non mi ricordo com'era sta barzelletta, però tipo che era convinta che il Signore lo aiuterà, no? Allora passa la prima barca, oh scusami, passa un, non mi ricordo com'era la barzelletta, ma nel senso che gli arrivano diversi aiuti e questo non li vede, tipo gli arriva una piccola zattera, no non la prendo tanto il Signore mi aiuterà, poi gli arriva un salvagente, no non lo prendo tanto il Signore mi aiuterà, poi gli arriva un'altra cosa, non la prendo il Signore mi aiuterà, alla fine questa persona muore, affoga, va in paradiso e dice ma il Signore non mi doveva aiutare, ma il Signore ti ha aiutato, ti ha mandato la zattera, mi ha mandato il salvagente, cioè mi spiego? Ti- eh, la barzelletta o questa cosa rende l'idea, eh, mm, cioè la tua anima non ti chiede di trovare una nuova occasione, ti chiede di riconoscere l'occasione che con infinita pazienza sta aspettando che tu abbia il coraggio di accoglierla, ok? E sì, vediamo qual è il primo passo concreto che la vita ti chiede di compiere in questi giorni. Qua c'è il rituale potentissimo della morte e rinascita, sappiamo che facendo tarologia co-creativa ti do il rituale per entrare incontro, per vedere questa coppa qui, che trovi su questo canale. Allora, stavo dicendo, qual è il primo passo concreto? La temperanza. Stupendo. Qual è il passo concreto? La temperanza. Abbiamo parlato di alchimista. E l'alchimista è la temperanza per antonomasia, no? Fai uno yoga sciamanico. Lo yoga sciamanico è l'unico che ti permette di realizzare le più grandi co-creazioni della tua vita, lo sapete, migliaia di voi lo sanno già, lo dico soprattutto per le ragazze nuove. Allora, la temperanza è il primo passo, la vita ti sta chiedendo, non devi cambiare dall'oggi al domani, tutto in un giorno, ma mh, devi iniziare a creare armonia tra quello che senti dentro e quello che vivi. È proprio quest'arte dell'alchimia. Quindi per tanto tempo tu hai vissuto alcune parti di te come se fossero in conflitto. Ok, mente contro cuore, il dovere contro il desiderio, la prudenza contro il coraggio, spiritualità contro materia. Allora la temperanza ti dice smetti di scegliere una parte contro l'altra. Impara a farle dialogare. È proprio la risposta col 5 di spade, no? Collabora con te stessa, con te stesso, sii l'alchimista interiore. È una carta di riconciliazione interna la temperanza, non parla di perfezione. E la medicina, nello yoga sciamanico questa è una medicina fondamentale, la trasformazione non nasce dalla forzatura, nasce dal rito, dal ritmo, dal rispetto dei tempi dell'anima. Per questo il primo passo concreto io penso che sia proprio fare uno yoga. Magari molti di voi lo state facendo, vi chiede solo di avere pazienza perché iniziate già a vedere i risultati, no? Quindi il primo passo concreto non è devi smettere di chiederti come faccio a cambiare tutta la mia vita, devi iniziare a chiederti qual è il piccolo gesto quotidiano che rende la mia vita più coerente con quello che sento dentro. Perché è lì che comincia la magia, cioè fare una conversazione sincera con te stessa o con qualcun altro, 10 minuti dedicati a un progetto che ami, una scelta che onora la tua vita quotidiana, no? Piccoli cambiamenti. Devi permettere a tutte le parti interne di te di remare finalmente nella stessa direzione, con piccoli riti, con piccoli gesti, ok? Vediamo quale dono riceverai se attraverserai questa soglia.
Guarda, è stupendo, il 4 di bastoni è stupendo perché mi parla di gioia, di condivisione, la qualità dove tu inizi finalmente ad abitare il tuo spazio, la tua vita in modo sereno, in modo gioioso e questo crea anche connessioni autentiche. Questa è la casa, la stabilità, la famiglia, cioè il dono che ricevi è una vita in cui non sei più in guerra con te stessa, con te stesso. Cioè, hai compreso che la chiamata non era un evento che doveva arrivare nel futuro, era proprio il coraggio di vivere il tuo presente, il tempio interiore nella psicologia immaginale, il 4 di bastoni, il luogo dove tutte le immagini della tua anima smettano di essere intuizioni e diventano proprio una dimora stabile, cioè non sei più in continuo pellegrinaggio alla ricerca di te stesso, di te stesso, finalmente ti sei incontrato. È lo stato dell'essere, la capacità di sentirti radicata ovunque tu ti trovi. Quindi io credo che il dono si possa manifestare anche concretamente, magari in una relazione che trova finalmente stabilità, in una famiglia che si ricompone, o in una casa, o in un progetto che finalmente prende forma, o in una comunità in cui ti senti finalmente riconosciuto o riconosciuto. Ma tutto questo nasce da una trasformazione più profonda, perché quando trovi casa dentro di te, allora il mondo comincia ad assomigliare alla tua casa. È come se la tua anima smettesse di sentirsi in esilio perché finalmente l'hai ascoltata. Quindi il dono è qua proprio la serenità di sapere di essere esattamente nel posto in cui la tua anima vuole stare. Questo è. Vediamo adesso qual è il messaggio dell'amante mistico, da qui vediamo anche l'animale guida. La lince, guardiano dei segreti. Allontanati dal mondo e sii un osservatore. Niente può ingannarti quando ti fidi della tua conoscenza. Vedi i segreti degli altri e li mantieni sacri. Nel silenzio e nella solitudine incontrerai la tua forza. Cioè, questa è la casa interiore che riscopri. Riscoprirai di avere una serenità, una pace, di essere esattamente nel posto in cui la tua anima voleva stare. Il guardiano dei segreti, cioè questo è il tuo amante mistico, custodisce questo grande segreto che ti si sta per rivelare. Se ne attraversi la soglia in modo consapevole. Oltre al rito della morte qua, so che ogni mattina state facendo la porta, il portale, ma proprio appena ti svegli, dico, cioè appena apri gli occhi, quando ti siedi sul letto, no? Metti la mano sul cuore e una sul basso ventre. Fai 3 respiri lenti e profondi e pronuncia queste parole. Lascia andare ciò che è finito. Io prendo ferma risoluzione di abitare pienamente la mia vita. Punto. Poi durante la giornata fai qualche cosa, anche un gesto piccolo, che è profondamente coerente con questa intenzione, pure piccolo. È così che il destino cambia, eh? C'è un atto autentico alla volta, va bene? Ok, ragazze mie ragazzi, io non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.